Nei video del Sonoff Dual R3, nei video tutorial dove facevamo vedere le varie installazioni con le tapparelle nel cassone, nella scatola, insomma le automazioni, il comando centrale, ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, ma spesso mi arrivavano nel video dei commenti come questo di Riccardix che mi dice: ciao Massi, complimenti per tutto, vorrei provare ad acquistare un R3 per la mia tapparella in soggiorno, ma appunto viene gestita tramite un solo pulsante, con un clic apre, con il secondo si stoppa e con il terzo inverte la rotazione del motore. Posso installarlo o è un impianto compatibile? Grazie in anticipo. Oppure Federica 0007: ciao, mi sono imbattuto nei tuoi video molto chiari, grazie. In particolare io possiedo motori, quello con il filo bianco, come posso fare per dare un impulso per aprire e chiudere con un Sonoff? Grazie. Prima rispondevo no, non si può fare, bisogna prendere un mini, modificarlo, un RE 5V1C, insomma era tutto un casino. Adesso invece abbiamo il Mini D a contatto pulito che va bene proprio per fare questo tipo di installazione, ma non solo, e adesso vi spiego tutto. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle situazioni dove avete la tapparella che azionate con un singolo pulsante, come leggevamo nei commenti. Con un clic aprite, col secondo si blocca, col terzo si chiude, col quarto si blocca. Questa è la condizione perfetta per installare un Sonoff Mini D a contatto pulito. Abbiamo già fatto il video di questo prodotto, andatevelo a guardare, ma soprattutto, come dico sempre, guardatevi tutti i video dei Sonoff perché attingete qua e là. Ve lo dico subito a inizio video, il Mini D ora è disponibile in Italia dai nostri amici di Expert for House, vi lascio il link in descrizione, li hanno già in magazzino a Roma, 24-48 ore li avete a casa al miglior prezzo che potete trovare in Italia, con l'assistenza, la garanzia, tutto quello di cui c'è bisogno. Trovate tutto in descrizione, link diretto, cliccate e lo acquistate. Nello specifico oggi faremo un tutorial dettagliato con tutti i passaggi come piacciono a noi per risolvere questa situazione, ma vi dico subito che la stessa tipologia di applicazione, quindi alimentando il Mini D e sfruttando il contatto pulito, collegandosi in parallelo a un pulsante esistente, la potete fare per cancelli, box, qualsiasi cosa che mandi un comando di apertura. L'elettroserratura aperta da un pulsante no, o meglio è da verificare perché a volte nel pulsante passa la corrente dell'elettroserratura e questo dispositivo non va bene perché lo bruciate. Come faccio a collegarmi in un cancello, in un box, eccetera, rispetto a quello che vedrete nel video di oggi? Forse è ancora più facile, ma se andate a guardare i miei video dove ho automatizzato l'apertura della basculante con una ricevente smart Tuya, oppure avevo fatto un video dedicato apposta, questo qua, ve lo lascio scritto in descrizione con il link, è un video che vi spiega come leggere gli schemi dei cancelli, dei box, eccetera, per capire dove collegare i due fili che vanno al contatto del Sonoff Mini D, fili che magari non avete perché non avete un comando a pulsante, fili che magari arrivano da una ricevente esterna o fili che già vanno a un pulsante, quindi potete collegarvi nel pulsante. Ma nel caso delle automazioni è molto più semplice mettere il Mini D direttamente dove c'è il motore. Perché? Perché lui si può alimentare anche in DC, quindi col 12-24 volt che avete già in centrale, e sempre in quel video della ricevente esterna vi ho fatto vedere tutti i passaggi. Montate lui e avete risolto tutti i vostri problemi. E ricordatevi sempre che quando c'è un comando che entra in morsettiera, sempre capendo lo schema, un contatto che entra in morsettiera, i fili che ci sono già li dovete sempre lasciare, aggiungete due fili perché altrimenti tutti i comandi di prima che entravano in quella morsettiera non funzionano più. La stessa cosa la potete fare se avete ad esempio un comando a chiave, quelli a parete, che giri la chiave e si apre. Quei fili vanno sempre a finire in un contatto sulla scheda, quindi che sia un pulsante a parete, un comando a chiave, una ricevente esterna magari montata chissà dove, un tastierino coi codici, di solito tutti questi comandi finiscono a due fili sulla scheda, che troverete sempre guardando il video di prima, per capire dove collegarvi col Sonoff Mini D. Guardiamo come domotizzare una tapparella con il pulsante esistente o magari predisposta ma non c'è. Lì purtroppo bisogna guardare lo schema del vostro prodotto per capire se è concepito l'ingresso di un pulsante esterno nel momento in cui non ci sia già. Se c'è un pulsante esterno, questo lo potete mettere sempre. Bene, due premesse le abbiamo fatte giusto per capire di cosa parliamo oggi. Sarà un tutorial dettagliato, come al solito cercherò di essere il più chiaro, il più semplice possibile anche per chi non è esperto. Vi farò vedere che ho riprodotto qua una scena con una
simil tapparella, anzi una vera tapparella ma non c'è attaccata una tapparella ma un telo, e vi farò vedere, ripeto, tutti i passaggi nel modo più chiaro possibile. Spero di riuscire a spiegarlo anche a chi non è molto pratico. Ora andiamo avanti, bando alle ciance, però mi raccomando, se vi piace questo lavoro che faccio per voi, supportatemi iscrivendovi al canale, che non vi costa nulla, è solo un click, nessuno vi chiede nulla, non verrà mai nessuno a bussare: ah, ti sei iscritto al canale Massidattoli, mi devi pagare. No, però se Massidattoli in uno dei suoi tanti video vi ha dato anche solo un aiuto, un grazie con un'iscrizione sarebbe ben gradito. Andiamo avanti col video. Allora, qui ho ricreato uno scenario di una tapparella, quindi qui c'è un tubolare, un vero tubolare di una tapparella, con in questo caso il telo verde che uso per alcune riprese. Questo tubolare è motorizzato, quindi è esattamente quello che vi trovate nel cassone, con la tapparella appesa e dentro infilato un motore. Però non è un motore come tutti quelli di cui abbiamo fatto i tutorial finora, con le fasi eccetera, ma è un motore che lavora con un contatto o con un comando. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua, ad esempio in questo caso, ho riprodotto un comando con pulsante, dove cosa faccio? Io premo il pulsante e la tapparella scende, arriverà fino a fine corsa e poi si ferma, oppure premo il pulsante e la tapparella si ferma, se lo premo di nuovo la tapparella sale fin quando arriva al fine corsa. Ok, qui vuol dire che abbiamo un motore tapparella con una ricevente integrata oppure esterna, quello dipende da caso a caso, e tante volte queste riceventi o questi motori con ricevente integrata possono anche essere gestiti da un radiocomando, ma quello non ci interessa perché noi dobbiamo lavorare sul pulsante. Quindi a muro da qualche parte avrete una scatola, non come questa esterna ma murata, dove c'è un classico pulsante come quello delle luci. Ok? Allora, noi dobbiamo lavorare qui, ma magari anche nel cassone, e adesso vi spiego perché. In questo caso abbiamo il motore collegato a una ricevente che poi tramite la tubazione porta giù due fili che vanno al pulsante. Smontiamo tutto così ve lo spiego meglio. Ecco qua, vedete che qui abbiamo il pulsante con due fili collegati, che possono anche essere due fili molto piccoli come questi, perché in realtà stiamo solo chiudendo un contatto. Ora, in questo caso ci sono solo i due fili che vanno al pulsante e non c'è nient'altro, ma potrebbe anche succedere che qui di passaggio nella scatola che avete sul muro passano anche la fase, il neutro e la terra che vanno verso il motore. In quel caso siamo ancora più facilitati perché la fase e il neutro che servono per alimentare il son-off li troviamo già qui. Oppure nel caso diciamo più complicato succede questo. Immaginiamo che questo sia il cassone della tapparella, dove questo è il cavo del motore e stiamo parlando di un motore normale, quindi a 4 fili con le due fasi di salita e discesa, terra e neutro, che va ad una ricevente esterna. Se non avete questa configurazione ma avete direttamente dei fili che escono dal motore e basta, potrebbe essere che non è predisposto per il comando filare, molto probabilmente non avete neanche il pulsante, oppure potreste avere solo un cavo che esce dal motore dove attaccate fase, neutro e terra e poi altri fili che vanno al pulsante. Il morale della favola qual è? Che in un caso o nell'altro, se non avete già dove c'è il pulsante fase neutro per alimentare il son off, sulla ricevente, che può essere questa, può essere più grossa, può essere di un'altra forma, dovete rintracciare i fili che ci servono. Vedete che qui abbiamo due fili che vanno giù, che vanno al pulsante, che è il cavetto quello a due fili, che sono collegati in un determinato morsetto, che è quello del comando. Il secondo filo che va al pulsante in realtà è una fase, perché vedete che è questo marrone ponticellato insieme alla fase che alimenta la ricevente, quindi vuol dire che sul pulsante arriva una fase. Nel dubbio disalimentiamo tutto prima di fare i collegamenti. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un neutro, vedete, che va al motore della tapparella e alimenta anche la ricevente, e poi l'uscita delle due fasi, che sono i due fili, le due fasi che vanno al motore. Allora, in questo caso cosa bisogna fare? Bisogna per forza di cose infilare nel tubo che va giù al pulsante anche una fase e un neutro per alimentare il son off. Questo perché? Perché vi consiglio di mettere il son off nella scatola, perché ce l'avete a portata di mano. Se non volete portare i fili giù nella scatola o magari non passate dal tubo, va bene uguale. Il collegamento va fatto tutto in zona ricevente.
che vuol dire tirare fuori un neutro dai neutri che ci sono già, una fase dalla fase che ci sono già, installare il son off qui da qualche parte e collegare i due fili del contatto in parallelo ai due fili esistenti. Qui dove entra il bianco dovrà entrare un altro filo che va al son off, qui dove c'è la fase marrone deve entrare un altro filo che va al son off, oppure potete fare il ponte sul son off stesso, tanto in questo caso è una fase, ma può anche essere che sia un contatto isolato dalla fase, quindi gli stessi due fili li dovete collegare al relè di uscita del son off mini D. Allora, chiaramente io adesso infilo i fili in un modo molto semplice perché il passaggio è breve, il tubo è liscio, insomma non è la condizione che sicuramente troverete nel muro. Vedete, siamo già passati, però purtroppo è il passaggio da fare se non avete fase neutro sotto dove c'è il pulsante, e piuttosto con l'ausilio di una molla eccetera, in qualche modo fase neutro bisogna portarli sotto al son off. A questo punto togliamo corrente, vedete che la ricevente lampeggia, la disalimentiamo perché ci dobbiamo collegare su fase neutro. È come se voi aveste tolto corrente in casa. Possiamo farlo in vari modi, possiamo usare dei morsetti, quelli trasparenti, possiamo usare dei 4box, possiamo usare quello che più vi viene comodo. Sicuramente un'ottima soluzione è usare i Wago rapidi, che questi sono sicuri, certificati, e risolviamo il problema. Facciamolo con loro che rimane una cosa più pulita. Stacchiamo i neutri che entrano nella ricevente, ok? Un neutro è quello che arriva dalla casa, un neutro è quello del motore. Noi questo neutro dobbiamo continuare a mandarlo al motore, prenderlo dalla rete, mandarlo al pulsante, ma manca anche il neutro da mandare alla ricevente, così lei continua a funzionare e a gestire il motore. In questo caso per avere 4 fili ci andava un Wago a 4 contatti che io adesso non ho, quindi cosa facciamo? Usiamo lui che è a 3, mettiamo dentro il filo della tapparella e voilà, mettiamo dentro il neutro che arriva dalla rete e voilà, dobbiamo mettere un pezzo per alimentare la ricevente. Ok, e dobbiamo anche però andare giù ad alimentare il son off. In questo caso mettiamo 2 fili nel morsetto della ricevente, ma se avessimo avuto il Wago a 4 ingressi sarebbe venuto ancora meglio. Io adesso qua non ne avevo, ce li ho tutti in negozio. Quindi mettiamo insieme i 2 neutri e li rimettiamo nel morsetto della ricevente. Quindi neutro che arriva dalla casa, mandato al motore, mandato nella ricevente, che esce e va anche giù ad alimentare il son off. La stessa cosa dobbiamo farla con la fase. Quindi la fase che arriva e che va nella ricevente insieme al filo, in questo caso che va giù al pulsante. Liberiamo tutto, allunghiamo un po' la spelatura della fase che arriva, diciamo, dalla casa, la mettiamo nel Wago. Ok, l'importante è chiaramente che non esca fuori il rame da qui. Dobbiamo fare un pezzo di filo che va ad alimentare la ricevente e lo mettiamo nel Wago. Siccome qua c'era anche il filo che andava al pulsante, lo rimettiamo esattamente come era prima e lo ricolleghiamo nella ricevente. Ok, quindi la ricevente è esattamente come prima, ma abbiamo in più infilato fase neutro che vanno ad alimentare il son off. In questo caso la fase del son off la mettiamo direttamente nel Wago. Ok, non abbiamo dovuto fare il ponticello come con il neutro perché abbiamo un filo in meno, non abbiamo la fase da mandare al motore perché le fasi del motore sono queste due, salita e discesa, che vanno direttamente ricevente. In buona sostanza abbiamo lasciato tutto com'era anche sulla ricevente, ma abbiamo aggiunto una fase e un neutro che abbiamo infilato nel tubo e che abbiamo portato giù per il son off. Qui abbiamo finito, ora ci spostiamo sotto dove c'è il pulsante. Chiaramente tutto questo passaggio non è da fare se avete la fase e il neutro che passano già nella tubazione perché arrivano dal pavimento, ok? Non arrivano dall'alto, li avete già dove c'è il pulsante, basta mettere anche lì un Wago e vi portate fase e neutro anche al son off. Arrivati a questo punto avremo il nostro pulsante esattamente come prima, ma in più abbiamo fase e neutro che servono per alimentare il son off. Quindi ad una lunghezza che vada bene prepariamo fase e neutro per il collegamento sul son off. Mi raccomando, stiamo lavorando in sicurezza, sempre senza alimentazione. Alimentiamo quindi il son off mini D con il neutro e la fase.
Fatto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere due spezzoni di filo qualsiasi. Tutti i collegamenti che abbiamo fatto finora per quanto riguarda fase e neutro va benissimo del filo da 1,5. Questo collegamento che va al pulsante potete farlo anche con dei fili più piccoli, ma se vi avanza un po' di quell'1,5 va benissimo. Quindi prepariamo i due spezzoni, li inseriamo sopra nell'uscita nel morsetto COM ed NO, non NC, NO. Questi due spezzoni di filo vanno portati esattamente dove ci sono già i fili nel pulsante, ma bisogna anche lasciare questi fili perché altrimenti non funziona più nulla, perché questi sono quelli che vanno alla centralina. Se volessimo escludere il pulsante basta che colleghiamo i due fili con i due del contatto del SON-OFF, ma a questo punto non aveva neanche senso tutto sto casino. Noi vogliamo anche tenere il pulsante funzionante e non conviene mandare il pulsante dentro il SON-OFF, conviene lasciarlo che va direttamente alla scheda. Il pulsante sicuramente per ogni filo avrà due morsetti, quindi uno direbbe va bene, quello che aggiungo che arriva dal SON-OFF lo metto nell'altro morsetto, vero, però siccome che in questo caso abbiamo due sezioni molto differenti, se io metto il filo più grosso qua e lascio il piccolo nell'altro buco, quando tiro il morsetto farà tenuta su questo e non molto su quello piccolo, quindi questo tenderà a sfilarsi. Se i fili sono uguali potete usare i due buchi, ma se i fili sono diversi, anche se in realtà non andrebbe fatto, l'unico modo per essere sicuri che tengano purtroppo è metterli insieme nello stesso buco, altrimenti si sfilano. Quindi ne mettiamo due insieme, li infiliamo in un morsetto del pulsante, serriamo, facendo sempre un collegamento pulito che non esca dal rame. Questa roba qua non si fa mai in teoria, però in determinati casi è più sicuro fare questo che lasciare due sezioni diverse in due ingressi dello stesso morsetto. Stessa cosa per l'altro, oppure i più fini diranno ma potevi mettere un puntalino. Questo è vero, però per collegare un SON-OFF magari uno non si attrezza di puntellini e pinza. Ci adattiamo alla situazione. Questa cosa la fanno tutti quanti, ad esempio quando mettono le spie, perché il filo delle spie è sempre più piccolo. Insomma, va bene le regole, le norme, tutto quello che vuoi, però a volte bisogna arrangiarsi. Allora, ricapitoliamo, abbiamo alimentato con fase neutro il SON-OFF, il contatto comune del NO l'abbiamo portato esattamente dove già c'erano dei fili. Abbiamo lasciato i due fili collegati e ne abbiamo aggiunti due che vanno al contatto NA. Ok, di tutto questo che abbiamo visto adesso vi faccio vedere a banco con lo schemino classico, quello alla carlona, cosa abbiamo fatto rispetto allo schema fornito con questa centralina per gestire le tapparelle. Allora, vi lascio anche in sovraimpressione lo schema originale che hanno dato con questa ricevente, che è lo stesso che abbiamo poi rappresentato qui in questo schizzo, dove vi spiego che cosa abbiamo combinato con i collegamenti. Noi abbiamo questa scheda che gestisce le due fasi del motore. Motore a 4 fili, sono due fasi salita e discesa, neutro e terra. Le due fasi per il motore le lasciamo dove sono. Ci sarà un neutro e una fase che arrivano dalla casa che alimentano la centralina, ma che danno anche il neutro al motore. Il quinto morsetto, che è il comando, quello del pulsante che fa partire lo start del ciclo, in realtà è un pulsante, adesso qua è rappresentato scorretto ma per farvi capire, è un pulsante che chiude, quindi se diamo un impulso qua dentro parte l'automazione. Noi cosa abbiamo fatto con il nostro mini D? Abbiamo preso un neutro e l'abbiamo portato anche al mini D. Abbiamo preso una fase e l'abbiamo portata anche al mini D. Nel caso che vi ho accennato inizio video, invece dell'automazione potete alimentare direttamente con DC+, e DC-, che sono gli stessi fili che vanno ad esempio alle fotocellule, ai cancelli, garage eccetera, chiusa parentesi. Poi S1 e S2 non li abbiamo usati, ma li possiamo usare scollegandoli dal relè per fare qualcos'altro, quindi l'abbiamo alimentato. Ora bisogna solo replicare il comando che c'è già anche qui. E cosa facciamo? Semplicemente andiamo ad attaccarci esattamente, per non saperne leggere né scrivere, al morsetto L con l'NO e al morsetto di comando con il COM. Tutto quello che c'era lo lasciamo, ma aggiungiamo questi due fili. A questo punto possiamo dare alimentazione. Allora, arrivati a questo punto che abbiamo portato giù i fili, abbiamo alimentato il nostro SON-OFF mini D, noi ci troveremo in una condizione dove intanto dobbiamo verificare che il pulsante funzioni ancora. E lui fa esattamente quello che faceva prima, ok? Dobbiamo aggiungere il mini D in applicazione, non ve lo faccio vedere per non perdere tempo, l'abbiamo già visto nell'altro video, ma aggiungo che l'acquisizione corretta sarebbe tramite la scansione con la fotocamera del QR code. Comunque il dispositivo aggiunto lo troviamo in EWI-Link, dobbiamo configurarlo per lavorare correttamente. Entriamo quindi nel dispositivo, andiamo in impostazioni,
scorriamo giù 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 finché vediamo l'inching. Dobbiamo configurarlo in questo modo, quindi attivarlo con il flag blu, se non è attivo lo attivate, inching 0,5 secondi, stato autospento. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 5 secondi dall'attivazione si disattiva e simuliamo la stessa cosa che facciamo premendo e rilasciando il pulsante. Salviamo questa configurazione. Vi do un'altra informazione nelle impostazioni. La voce cambia modalità, serve a gestire l'ingresso sul Sonoff Mini D. Visto che non stiamo usando l'ingresso S1 e S2, possiamo staccarlo dal funzionamento del Sonoff stesso per usarlo magari per qualcos'altro. Ad esempio, possiamo collegare un altro pulsante nella 503 a S1 ed S2 e tramite delle scene comandare magari una luce, quindi aggiungere un punto di comando su un punto luce. Questa è un'idea per sfruttare questa funzionalità di un dispositivo che ha questo tipo di configurazione. Torniamo indietro, fatta la configurazione, ora semplicemente lui come funzionerà? Alla pressione si attiva per 0,5 secondi e fa la stessa cosa che faceva il pulsante di prima. Non cambia assolutamente nulla. Ora, qua intanto potete poi richiudere tutto perché a livello di collegamenti eccetera abbiamo finito. Quello che rimane da vedere sono i comandi vocali, perché lui adesso si chiama Mini D. Avendo collegato, questa cosa ne abbiamo già parlato negli altri video, quello che vi dico sempre è che non soffermatevi al singolo video quando si parla di Sonoff. Vi prendete il tempo necessario, ve li dovete guardare tutti perché in ogni video do delle nozioni sul funzionamento di questi dispositivi, come ad esempio i comandi vocali con l'assistente di Amazon, che richiedono l'abilitazione di una skill dentro l'app di Alexa. Annulla. Questa skill si collega al vostro account WeLink e allora in quel modo vede i dispositivi che avete, tutti i Sonoff che avete dentro WeLink, e li potete comandare con la voce. Adesso come funziona? Questo dispositivo si chiamerebbe Mini D. Se noi andiamo dentro l'app di Amazon, scorrendo tutti i dispositivi, vedete che troviamo il nostro Mini D, perché prende lo stesso nome che avete attribuito nell'app WeLink. Ora dice che è spento, se noi lo attiviamo cosa succede? Fa esattamente quello di prima, quindi si attiva e si disattiva, i tempi di risposta passando tramite Amazon sono un po' più lenti e fa la stessa cosa. Ora, per comandarlo vocalmente in questa condizione, noi dovremmo dare il comando vocale accendi Mini D, perché i comandi sono quelli, non possiamo dirgli abbassa, alza, eccetera. Noi possiamo dire accendi Mini D e funzionerebbe e farebbe sia la salita che la discesa che l'arresto, perché se io dico Alexa accendi Mini D, vedete che parte, lo fermo poi col pulsante e abbiamo fatto il funzionamento normale. Ora, in questa condizione che noi abbiamo domotizzato un pulsante normale e non un commutatore su e giù come negli altri video, se voglio avere un comando vocale più consono all'utilizzo di questa roba qua, devo cambiare il nome dentro l'applicazione oppure posso creare una routine. Vado in altro, routine, ne creo una nuova. Quando aggiungi un evento, do un comando a voce e il comando a voce lo decido io, può essere qualsiasi cosa. Può essere ad esempio muovi tapparella, ok? Quindi il criterio di partenza è comando vocale muovi tapparella. Cosa fa? Aggiungi un'azione, casa intelligente, tutti i dispositivi, vado a cercare il Mini D, eccolo qua. Cosa faccio? Lo accendo. Tanto poi l'automazione dello spegnimento, quindi l'inching, lo gestisce poi l'app di WeLink. Cosa fa? Lo accende, punto. Vado avanti, salvo questa routine che ho chiamato muovi tapparella, mi dà la conferma fatto, potrebbe volerci del tempo, ma nella realtà dei fatti vedrete che il comando vocale appena uscito dall'app funziona già. Quindi se io adesso dico Alexa muovi tapparella, lui lo attiva e mi parte l'automazione della tapparella, quindi arrivata poi al fine corsa si ferma, la stessa identica cosa che facevamo con il pulsante, e infatti col pulsante la posso poi fermare. Se in tutto questo, una volta finito, vedete delle risposte strane da parte della ricevente eccetera, potrebbe essere che i fine corsa non sono regolati bene, potrebbe essere che non sente quando ha finito la tapparella di girare. Se avete problematiche in questo tipo di automazione è poi un problema della scheda che gestisce il movimento del motore, però a livello domotico noi abbiamo finito e abbiamo utilizzato il nostro nuovo Mini D per gestire un comando tapparella a pulsante classico.
classico. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che voi avete anche un oggetto come quella ricevente che abbiamo visto prima, che è predisposto per avere il comando a pulsante, ma non ve l'hanno messo e usate solo il radiocomando. In quel caso bisogna capirlo attraverso lo schema fornito con la ricevente o con il motore, per capire se possiamo aggiungere due fili, tirarli giù, montare un pulsante e montare anche il son off. Come vi ho detto all'inizio video, purtroppo questo non è un video universale, però è un video che vi fa capire che si può fare e come si può fare. E questo è tutto, ragazzi, spero veramente di avervi potuto aiutare con questo tutorial. Questo è un prodotto molto versatile, come ho detto inizio video lo possiamo mettere dappertutto, non dove gli deve passare dentro la corrente. Ad esempio il pulsante sul vialetto per aprire il portoncino, 90% delle volte da lì passa la corrente che va all'elettroseratura, che ha bisogno di un bello spunto a monte, c'è un trasformatore che manda parecchi voltampere, quindi questo dispositivo in quel caso non va bene. Vediamo se riusciremo a studiarci più avanti un sistema per domotizzare anche quelle elettroserature, ma vi anticipo già che è molto più semplice, perché basta mettere un son off, anche un basic normale, che quando lo attivate alimenta per un secondo il trasformatore a 230 volt che a sua volta fa scattare la seratura. Questo è il modo più semplice, non abbiamo problemi di correnti eccetera, e potrebbe essere un'idea se qualcuno non sa come fare. Grazie a tutti, se il video vi è piaciuto un bel like, mi raccomando che non costa nulla, ci vediamo prossima diretta del giovedì sera. Se passate al negozio da Torino vi offro un buon caffè e chiacchieriamo di questi prodotti. Grazie a tutti, ciao da Mazzi Dattoli.